Ciao ragazze, ciao ragazzi, io sono Mari, sono una nutrizionista e in questi anni ho aiutato tantissime persone a ritrovare la propria forma fisica, ma soprattutto le ho aiutate a ritrovare se stesse. Oggi voglio presentarti la mia nuova rubrica che ho voluto chiamare Caro Diario, dove voglio aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di peso attraverso una relazione più sana con il cibo. In ogni episodio voglio condividere con te una pagina di quello che potrebbe essere il tuo diario alimentare, dove esponi anche le tue emozioni legate al cibo e proverò a rispondere alle tue domande in modo da poter trovare insieme una soluzione. Sarà come avere un'amica che ti sostiene e ti aiuta a superare le difficoltà. Userò un nome di fantasia per riferirmi alla persona di questa pagina del diario e ho scelto il nome Matilde, che vuol dire forte in battaglia, ovvero colei che combatte con forza, ed è quello che auguro a tutti noi. Iscriviti al mio canale ed iniziamo questa avventura insieme, perché come si suol dire, da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano. Caro diario alimentare, sono qui seduta sulla mia scrivania a scrivere questo pezzo di storia che riguarda me e il mio percorso con il peso. Fin da quando ero piccola ho sempre avuto problemi con il mio peso. Sono stata presa in giro, chiamata con nomi offensivi e ho sempre avuto difficoltà a trovare abiti che mi stavano bene. Ho provato 1000 diete, ho seguito programmi alimentari strani, ho bevuto dei disgustosi succhi verdi, ho fatto digiuni e tutto ciò che mi prometteva di farmi perdere peso. Ma niente funzionava davvero, o almeno non a lungo termine. Poi ho iniziato ad avere problemi seri con il mio rapporto con il cibo. Sono stata anoressica per un po', per poi cominciare a soffrire di bulimia. È stato un periodo difficile, di solitudine e di vergogna. Mi sentivo impotente e senza speranza e non sapevo come uscirne. Ma poi ho cominciato ad affrontare i miei problemi, a parlare con una terapista, a lavorare sulla mia autostima e sulla mia percezione del mio corpo. Non è stato facile, ma piano piano ho iniziato a vedere i risultati. Ho imparato ad amare me stessa per quella che sono e a non giudicarmi per il mio peso. Ho imparato anche ad ascoltare il mio corpo e a mangiare in modo equilibrato e sano, senza privarmi di nulla. Ho perso peso, è vero, ma più importante, ho imparato ad avere un rapporto migliore con il cibo. Adesso sono in mantenimento, ma so che potrei ricadere da un momento all'altro. Ecco perché sto lavorando costantemente su me stessa, sul mio atteggiamento e sulla mia mente. Voglio consigliare a tutti coloro che hanno problemi con il loro peso o con il cibo di non arrendersi, di credere in se stessi e di non rifugiarsi nel cibo perché non risolve nulla. Affrontare i problemi non è facile, ma ne vale la pena. Matilde. Cara Matilde, la tua storia mi ha commosso profondamente. Sono molto dispiaciuta che tu abbia dovuto affrontare così tante difficoltà fin da piccola, ma allo stesso tempo ammiro la tua forza e la tua determinazione nel superare questi problemi e trovare la strada verso la guarigione. So che è stato un lungo e difficile percorso per te, pieno di alti e bassi, ma mi fa molto piacere vedere quanto hai imparato a prenderti cura di te stessa, ad amare il tuo corpo e ad avere un rapporto positivo con il cibo. Non tutti hanno la forza interiore e il coraggio di affrontare i problemi che ci si presentano. Quindi, se qualcuno sta leggendo la tua storia e si identifica in essa, voglio che sappia che non è mai troppo tardi per iniziare a lavorare su se stessi, proprio come hai fatto tu. Certo, non è facile, ci saranno momenti in cui ti sentirai frustrata, demotivata e persino tentata di rinunciare, ma devi ricordare che ogni piccolo passo avanti conta. Non importa quanto piccolo o insignificante possa sembrare, ogni passo ti porterà un po' più vicino alla tua meta. Quindi, se stai lottando con il tuo peso, con il tuo corpo o con il tuo rapporto con il cibo, non chiuderti in te stessa.
Cerca aiuto da amici, familiari o professionisti se necessario. Parla delle tue preoccupazioni, esprimi i tuoi sentimenti e fai sapere alle persone che ti circondano che hai bisogno del loro supporto. E ricorda, come Matilde, che il percorso verso la guarigione è possibile. Puoi superare i tuoi problemi affrontandoli di petto e uscirne più forte e determinata di prima. Non arrenderti, non lasciare che i tuoi problemi ti definiscano. Lavora su te stessa, credi in te stessa e non smettere mai di lottare. Grazie ancora per aver condiviso la tua storia, Matilde. Ti auguro il meglio per il tuo futuro e a chiunque stia leggendo questo messaggio, sappiate che siete forti e che potete farcela. Se questo video ti è piaciuto, ma soprattutto se ti è stato utile, iscriviti al canale e lasciami un commento. Se ti fa piacere, scrivimi un'email a carodiarioalimentare@marinesci.com. Potresti essere tu la prossima Matilde. Un bacione ed alla prossima. Tschüss!